Buongiorno o buona serata, a seconda di quando mi ascolterai. Oggi è lunedì 6 febbraio e questa è una data importante per Pistole Scariche perché, se ben ricordi, la prima pubblicazione dell'introduzione e dell'episodio 1945 sono state fatte il 6 gennaio, quindi siamo alla prima, al primo step importante, quindi un mese dall'inizio di questo viaggio che stiamo facendo insieme, questa storia che stiamo ripercorrendo tra noi. Dunque, come ti ho sempre detto, nel caso in cui voglia, potrai lasciare i tuoi commenti, le tue valutazioni, le tue idee tramite le app che stai utilizzando per ascoltarmi, quindi Spotify, Amazon Music o Anchor, e chiaramente puoi seguirmi anche sui canali social. Io sono Ivan Millozzi e mi trovi sia su Facebook che su Instagram. Dunque, ci eravamo lasciati nell'ultimo episodio con Franco e Tony che ormai da bambini sono diventati uomini, sono cresciuti dopo diverse criticità e diversi problemi che hanno affrontato in seguito alla morte di Maria, della propria madre. Sono finiti in collegio per diversi anni, hanno avuto le loro esperienze per strada, hanno anche deciso di un giorno d'estate, dopo tantissimi anni in collegio e tante domande accumulate, di scappare verso Venezia per andare a conoscere il proprio padre, esperienza che purtroppo li segnerà, perché fisicamente questa conoscenza non avverrà mai a causa del fatto che si trovano davanti a qualcosa che non avevano preso in considerazione o che non hanno voluto considerare, ovvero il fatto che Enrico fosse tornato lì e avesse una famiglia. Comunque, i ragazzi tornano indietro, l'ultima parte del viaggio è anche, diciamo, fatta in compagnia perché verranno recuperati dalla polizia che li riporterà in collegio e verranno sottoposti ad una ovvia punizione sia da parte della famiglia che dal collegio stesso. Beh, in ogni caso, nel tempo i ragazzi cercheranno di lasciarsi alle spalle questa brutta esperienza del viaggio veneto. Cresceranno, si emanciperanno in diversi modi, non solo economicamente. Si specializzeranno in qualche modo in un settore, che oggi è un settore di studio, all'epoca non lo era. Faranno delle specializzazioni alberghiere per poter lavorare come camerieri nei ristoranti e nei bar. Oggi ci sono ovviamente delle scuole per questo, che all'epoca non esistevano, era più, diciamo, dei corsi di pratica effettiva in cui poi si poteva diventare dei professionisti nell'ambito della ristorazione. Beh, in tutto questo, al di là dell'emanciparsi per quello che riguardava il lavoro, e non solo, perché nel caso di Franco lui chiaramente, come abbiamo già detto, era stato emancipato per potersi occupare di Nicola, lo zio invalido di guerra, che aveva bisogno di qualcuno, di un tutor che lo seguisse vita naturale durante tutti i giorni, 24 ore su 24. Beh, in tutta questa situazione i ragazzi lasceranno anche finalmente il collegio e andranno a vivere in un altro quartiere, ma in quattro, con Augusto e Nicola. Torneranno però spesso nella vecchia zona, dove andranno a rendere omaggio, a salvare le famiglie con le quali avevano vissuto i primi tempi, quando vivevano nella casa dove c'erano ancora nonna Rina e Maria. Tornano soprattutto per diverse amicizie, ma soprattutto per una famiglia che è quella di Wanda e Tullio. Ora, Wanda e Tullio sono due coniugi, nessuno dei due è di Roma. Tullio è abruzzese e lavora come cameriere principalmente in due ristoranti, che sono i ristoranti dei suoi fratelli, ma si dà da fare anche in altri luoghi di ristorazione, come può. È un uomo schivo però rispettato e conosciuto, è un uomo buono ed è
noto comunque nel quartiere. Wanda, la moglie, sono nati entrambi nel 1920. Wanda è la moglie e lavora come infermiera nel riparto degli psicopatici del manicomio locale. Donna bella, alta, coriacea, più diciamo di compagnia forse, più amichevole e più aperta di Tullio, ma comunque altrettanto rispettata e conosciuta. Hanno due figli, Angelo, che è il figlio maggiore, è nato lo stesso anno di Franco e Toni, nel 47, e Rosella, che è nata invece nel 52, a 5 anni di differenza con i tre ragazzi in questione. Beh, i ragazzi principalmente crescono insieme, si conoscono grazie al fatto che appunto spesso, tra virgolette, Franco e Tony venivano sfamati da questa famiglia, venivano accolti in quanto famiglia povera dello stesso quartiere. E c'è, diciamo, avviene una interruzione nella crescita di questi rapporti, di questa amicizia, che però è un'interruzione ovviamente dovuta ai ragazzi che inizieranno a frequentare il collegio, che però poi verrà ripresa appunto in questo momento da adolescenti quando loro di tanto in tanto torneranno. In realtà inizialmente Rosella ha una sorta di cotta per Tony, è molto affascinata anche dal fatto che i ragazzi spesso in passato erano tornati nel quartiere indossando questa divisa, con la divisa del collegio, con la giacca blu, i bottoni dorati, molto, molto bella, molto curata. E quindi Rosella inizia a coltivare inizialmente, da principio, questa cotta per Tony, che poi in realtà andrà più verso Franco, verso Francesco, tanto che nel 1969, quando Rosella ha 17 anni e Franco 22, effettivamente si fidanzano. Ora, non che questa situazione andasse poi così bene, nel senso che come amici di famiglia, come amici del figlio, c'era sempre il famoso piatto caldo in più a tavola, senza problemi. Come fidanzato della figlia non era visto allo stesso modo, perché comunque purtroppo culturalmente era pur sempre un orfano, qualcuno che non aveva nulla e nessun genitore avrebbe voluto vedere la propria figlia con un nullatenente, con qualcuno che non potesse dare garanzie future alla propria figlia. Va considerato anche che appunto siamo alla fine degli anni 60, in una famiglia realmente non bigotta o particolarmente chiusa come potevano essere altre all'epoca. Però comunque era una famiglia che seguiva certi standard, insomma, c'erano ancora molti privilegi per quello che riguardava l'uomo di casa, quindi il marito, e allo stesso modo anche il primogenito maschio. Quindi Rosella da sempre, soprattutto dall'adolescenza in poi, forse anche prima, si trova a combattere e anche a ricevere delle punizioni rispetto al fatto che si ribella alle ingiustizie subite semplicemente in quanto donna, in quanto figlia femmina, in quanto figlia minore. E cerca sempre di affermare se stessa non come donna, o meglio, anche come donna, ma non come donna come dire, come un essere umano di serie B, ma come donna, come figlia, come essere umano, come avente gli stessi diritti, ma spesso si scontra con questa realtà e farà anche, come dire, da spartiacque, sarà un modo anche di aprire le menti delle proprie compagne di scuola, perché Rosella comunque frequenterà le magistrali, diventerà poi successivamente una maestra alle scuole elementari, ma spesso si troverà a scuola
a confrontarsi con le sue amiche che venivano in famiglia trattate allo stesso modo e cercherà di spronarle in questo senso. Ad ogni modo, in questo momento Rosella e Franco sono fidanzati e la cosa non va molto giù né a Tullio né a Wanda. Anche perché quello che non andava bene era principalmente che Franco fosse un nullatenente e un orfano, e poi anche il fatto che al momento lavorasse come barista, che era un'altra situazione che non piaceva alla famiglia di Rosella, non era vista di buon occhio, e quindi Franco, pur di essere accettato dalla famiglia della propria fidanzata, cercherà altri impieghi, altri lavori. Ti accennavo negli episodi precedenti che sia Franco che Tony nel tempo conseguiranno diverse patenti che si riveleranno importanti per i lavori futuri. Ne prenderanno diverse a diversi livelli per quello che riguarda moto, macchine, camion, mezzi pesanti, e riusciranno poi successivamente a lavorare con queste, tanto che inizieranno ad impiegarle per poter fare un lavoro, diciamo, da autisti d'élite, ovvero poter guidare macchine di un certo livello per le persone più facoltose, che avevano bisogno anche di darsi un tono negli ambienti più importanti di Roma. E così entrarono in questo ambiente. Diciamo che soprattutto per una persona come Franco, questo era un ambiente che poteva dargli una grossa mano e poteva aiutarlo a darsi un tono, anche in qualche modo, no? Frequentare un ambiente più altolocato, se vogliamo. Ebbene, e poi chiaramente era molto utile per poter fare e dare una certa impressione ai propri suoceri. Così inizia a darsi da fare nell'ambito di quello che oggi viene chiamato noleggio con conducente, NCC è la sigla, ma trova un escamotage nel quale, facendo da autista ad un uomo molto facoltoso, riuscirà poi ad entrare agli aeroporti di Roma, esattamente all'aeroporto di Fiumicino. Questo perché? Perché quest'uomo promette a Franco di poterlo inserire nelle selezioni di alcuni concorsi che venivano fatti all'epoca, e a fronte di questo Franco accetterà di essere l'autista di questa persona a titolo gratuito per diverso tempo, e in tal modo, come ti dicevo, potrà ottenere egli stesso una diversa facciata, diciamo così, un punto di vista diverso dei suoi suoceri nei suoi confronti, e poi avere nel tempo un lavoro che gli garantirà molte più certezze, e anche di poter portare avanti la famiglia, il fidanzamento con Rosella. Nel contempo, ovviamente, facendo da autista a titolo gratuito a questa persona, dovrà comunque continuare a lavorare anche come barista e cameriere, e lo farà, si darà molto da fare, in effetti. Nel contempo poi conoscerà anche un imprenditore di Roma che già all'epoca aveva messo le basi per la sua azienda, che diventerà sempre più grande nell'ambito come dicevo, della guida con conducente, quindi comunque di questo ambito di automobili d'élite con autista per tutti coloro che potevano in quel momento permettersi una cosa del genere. Ecco, appunto, a questo livello Franco inizia a darsi un tono, e qui questa situazione lo porta ad avere più sogni, a poter pianificare un futuro, a poter andare avanti, e quindi a coltivare il rapporto con la famiglia di Rosella, il fidanzamento, e tutto procede in un certo modo. Certo, c'è sempre l'idea generale, anche
fuori dalla famiglia che Rosella stia comunque frequentando e stia pensando di fare un progetto alla famiglia con il nullatenente del caso, del momento. E quindi per Franco sarà comunque, in realtà per entrambi, molto difficile dimostrare, anche se spesso si rifiutano perché in fondo non dovranno dimostrare, non dovrebbero dimostrare niente a nessuno, ma sarà difficile comunque combattere con il pregiudizio di una ragazza cosiddetta per bene che finisce, tra virgolette, nelle mani di qualcuno che non ha niente. Sta di fatto che Franco riesce nel suo intento, porterà avanti questo lavoro a titolo gratuito per qualche anno, alternandolo al lavoro nella ristorazione, e alla fine però riuscirà ad entrare dal livello più basso, ma riuscirà comunque ad entrare agli aeroporti di Roma e a fare carriera fino ad un certo punto. Poi vedremo anche quello che succederà in questo senso. Rimane il fatto che, dettato sicuramente tutto questo dalla loro relazione e dall'amore, Rosella vuole anche affermare se stessa come donna e come essere umano, vuole essere in grado di decidere per sé e di fare quello che vuole, per amore di se stessa, ma non solo, anche per l'amore del rapporto che c'è con Franco e di tutto quello che verrà successivamente, ma anche per voglia di evasione e di libertà, di ribellione rispetto ad un sistema che non lascia nessun tipo di facoltà decisionale o di potere alle donne. Immagina che purtroppo, come ben sai, per certi versi è ancora così nel 2023, immagina negli anni 70. Ebbene, nonostante tutto questo, nonostante le testate, gli scontri che Rosella dovrà affrontare a causa di questo amore, a causa di questo rapporto, a causa di Franco e delle decisioni che prenderà, convoleranno a nozze nel maggio del 1974, fine maggio esattamente. Sarà un matrimonio con pochi invitati. D'altra parte Franco ha una famiglia davvero limitata e per lo più ci saranno i parenti dalla ciociaria di Wanda, i parenti dall'Abruzzo di Tullio, e purtroppo dalla parte di Franco ci saranno davvero pochi parenti, perché sfortunatamente quando ancora erano fidanzati Franco e Rossella, a causa di un infarto lo zio Nicola verrà a mancare dentro casa, morirà di una morte naturale. Nel contempo, negli anni, anche Tony si sarà fidanzato e qui inizieranno le prime incomprensioni tra le due coppie, a causa delle quali Tony non ci sarà al matrimonio di Franco. Pertanto l'unico parente presente a questo matrimonio, per quello che riguarderà Franco, sarà in assoluto solo lo zio Augusto. Sfortunatamente, come dicevo, Nicola è morto pochi anni prima. Beh, diciamo che ci sono dei vantaggi in questo senso, però per Franco, nel senso che, a differenza di come sarebbe oggi, per prendere tutti i titoli di studio bisognerebbe andare per gradi normalmente e, diciamo, frequentare tutte le scuole. In realtà, come sai, Franco e Tony avevano fatto dei corsi per quello che riguardava l'ambito alberghiero e li avevano portati a termine, pur non avendo mai conseguito il titolo di terza media. E questo Franco lo farà sotto la pressione di Rosella, e quindi otterrà anche il titolo di terza media che prima mancava e che poteva essere un buon vantaggio, soprattutto nella ricerca del lavoro, anche se effettivamente ormai Franco sembrava abbastanza avviato e sicuro sul lavoro che stava facendo tra
il lavoro come autista che avrebbe comunque coltivato più avanti e che aveva fatto a titolo gratuito per questo uomo romano facoltoso che poi lo fa entrare in aeroporto, appunto. Ecco, ormai nel maggio del 74, a fine maggio del 74 si sposano e l'estate successiva, quindi pochissimi mesi dopo, neanche 2 mesi dopo, Rosella è incinta. È incinta e nel marzo del 1975 darà alla luce Alessandro, il primogenito. Dopo neanche 2 anni nascerà nel 77 il secondo figlio, Simone, quindi tutto finora procede alla grande. Entrambi lavorano, Rosella come supplente in diverse scuole elementari, Franco prima come autista, poi in aeroporto e le cose vanno bene. Hanno 2 stipendi, hanno ormai 2 figli. La famiglia tuttora non è del tutto d'accordo con questa unione, ma ormai sono sposati, hanno la loro individualità, la loro indipendenza, il loro potere e fanno quello che vogliono. Hanno 2 figli e le cose vanno a gonfie vele, vanno benissimo. Nel 1978, all'età di 26 anni, Rosella è con Simone, col figlio più piccolo, e stanno giocando. Ce l'ha in braccio, lui si muove, stanno lì semplicemente passando del tempo di qualità insieme. A questo punto, durante il gioco, Simone darà, devi considerare, insomma, ha appena 1 anno di vita, giocando in qualche modo Simone colpirà con la testa il seno di Rosella e lei, proprio perché è stato un gioco, niente di particolarmente violento, ne risentirà perché il dolore sarà molto acuto, nonostante Simone non l'abbia colpita effettivamente così violentemente. E poi comunque è un bambino di 1 anno. Il dolore prosegue e questo desta qualche sospetto ovviamente nel tempo. Abbastanza rapidamente Rosella si sottoporrà a dei controlli. Ne verrà fuori un tumore improvviso al seno, esteso anche al bicipite sinistro. Da questo punto in poi cadrà il mondo addosso su Franco e Rosella e da qui dovranno vedersela con questo primo grande nemico. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao.